Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna in Acquario o Venere in Acquario. Andiamo a vedere come sarà il mese di aprile 2026. Lo facciamo attraverso una struttura bellissima che ho preparato per te di tarocchi e oracoli, in modo tale da avere una visione onnicomprensiva, efficiente ed efficace, e poi dopo andremo a esaminare l'amore. Ok? Partiamo subito. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, gioia, prosperità e bellezza. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, portale del mese. Quale energia questo mese vuole portarti? Quale mito si sta attivando? Una carta di tarocchi e una carta di oracoli. Quale energia questo mese vuole portarti? Quale mito si sta attivando? Allora, vediamo qual è l'energia. 8 di spade. Vuole che affronti tutte le tue paure legate alla mente. Non ci sono ostacoli esterni, sono solo nella tua mente. Non ti fare, scusami il termine, fottere dalla mente. Cioè, le spade sono solo nella mente, energia di frustrazione, energia di abbassamento d'animo, solo nella mente ce l'hai, vediamo. E infatti, rilassati con le tue emozioni, sii tranquilla, stai tranquillo, viaggia con le tue emozioni, guarda dove la vita ti vuole portare senza cercare di controllare gli eventi. Perché questa è l'energia, guarda, questa è energia rilassatissima, lei sta su una barchetta e si fa portare dal flusso, e la mente cerca di controllare il flusso. È come quando, sai, quando ci sono le onde nel mare, tu ti tuffi e cerchi di nuotare controcorrente. Cioè, ti senti frustrato perché non riesci ad andare di là. E invece se ti fai portare dalla corrente, dal flusso, dalle tue emozioni, arriverai dove devi arrivare. Vediamo cosa succede nella vita visibile, nel mondo visibile. Tre carte, cosa accade nella realtà visibile? Si sta proprio attivando il mito del falso prigioniero. Vediamo. Cosa accade nella realtà visibile? Eventi concreti, vita pratica, azioni, cambiamenti. La morte, arriva un cambio, o c'è stato già questo profondo cambio? 7 di bastoni e il re di bastoni. Allora, io qua vedo una rinascita potente e centrata, perché il mondo nel concreto succede qualcosa che chiude un ciclo e quindi la mente dice: adesso che succede adesso che si chiude questo ciclo? Può essere la fine di una situazione lavorativa come era prima, o la fine di una situazione proprio di un lavoro, oppure la fine di una dinamica o di un certo modo di essere. Taglio netto. Non è graduale questo, è deciso, cioè qualcosa non può più continuare così com'era. Questo è un evento o una scelta che ti porta a dire basta, da qui si cambia davvero. E che cosa succede subito dopo nel mondo reale? Devi tenere la tua posizione, devi difendere una certa scelta fatta, quindi possibili confronti o pressioni esterne o persone che non capiscono. Quindi è un momento in cui serve non cedere, non tornare indietro. Guarda il 7 di bastoni come tiene la morte lì. Non torno indietro, perché qua dimostri a te stesso quanto credi davvero nel cambiamento fatto. E poi arriva la svolta, boom, già da metà del mese, fine mese. Ti rimetti in piedi con forza, visione, carisma, prendi in mano la situazione con sicurezza. Nel concreto qua inizi proprio a guidare, a decidere, a creare qualcosa di tuo, oppure ti affermi. Questo è il passaggio da sto perdendo qualcosa a sto diventando chi sono davvero.
chiusura inevitabile, resistenza e difesa della scelta, affermazione, potere personale, nuova direzione. Cioè praticamente aprile ti porta a un cambiamento concreto, anche un po' scomodo, ma proprio attraverso quel confronto e quella resistenza emerge una versione più forte, più autonoma e leader di se stessi. All'inizio ti sentirai bloccata o bloccato, ma l'oracolo dice calma, fidati, lascia fluire. E infatti nel visibile succede che rompi la gabbia dell'otto di spade, resisti, diventi fuoco vivo. Ciò che finisce o è finito non è una perdita, è la tua liberazione, perché? Perché tu difendi il fuoco e diventerai la guida della tua stessa vita. Niente ti può fermare. Niente. Andiamo a vedere cosa accade nel mondo invisibile. Quali sono le energie sottili che guidano le azioni degli spiriti dietro le quinte? Qua andiamo a mettere 2 tarocchi e un oracolo. L'oracolo. Le azioni degli spiriti dietro le quinte, vediamo. L'eremita, forza interiore, saggezza interiore, 8 di bastoni, superare la depressione, superare l'8 di spade, espelle gli spiriti malvagi, eleva a Dio. Gli spiriti malvagi qua, sulla mente razionale, mi spiego? Il mondo invisibile è liberatorio, sacerdotale mi verrebbe da dire, perché gli spiriti stanno lavorando per tirarti fuori da una zona d'ombra e riportarti alla tua luce più alta. Perché gli spiriti ti portano dentro, nel silenzio, nella verità tua più autentica. Ti faranno avere quel momento di introspezione sacra dove ti ritrovi. E c'è una guida invisibile che illumina il tuo cammino passo dopo passo. Qua c'è uno spirito importante, il tuo daimon, l'amante mistico, sento che è questo, che illuminerà il tuo cammino e sarai iniziata o iniziato a vedere con occhi più profondi. Guardare con gli occhi che guardano dentro, non con gli occhi che guardano fuori. E dopo questa introspezione tutto accelera, boom 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 boom. Cioè quando ti rilassi, fai le pratiche yoga sciamanico, le meditazioni sul canale, o chi fa la pratica dei 21 giorni, dateci dentro ragazzi e miei ragazzi, qua sotto all'info box la trovate. Chi ha fatto le masterclass, vabbè, sapete benissimo, avete anche degli strumenti in più. Quindi dopo l'introspezione tutto accelera, blocchi energetici si sciolgono, situazioni si muovono rapidamente, nel sottile gli spiriti stanno aprendo le strade per te. Cioè è come se qualcosa dicesse, ora vai, il passaggio è aperto. Si dissolverà tutta l'energia pesante della mente, pensieri oscuri, stati di chiusura, ti proteggeranno da influenze negative interne ed esterne, da spiriti non pacificati, quindi formula pentacolare sulle persone e sugli eventi, ti riallineano alla tua luce divina, alla tua essenza più alta. Questa non è guarigione, o meglio non solo, questa è proprio elevazione. Quindi che succede? Entri dentro di te, trovi la verità, l'energia si sblocca e si muove, dentro di te sblocchi le cose e vieni liberata o liberato e rialzato grazie alla tua consapevolezza di scendere, di guardare dentro, non guardare fuori. Quindi ti dicono scendi perché lì cioè chiudi gli occhi, guarda dentro, lì trovi la luce che ti appartiene, quando ti rialzi nessuno può più spegnerti. Voglio vedere una cosa su quel re di bastoni nel mondo visibile. Sul re di bastoni nel mondo visibile. Concretamente cosa accade? Datemi 3 carte qua con re di bastoni. 2 di denari, il papa, wow, diamanti. Allora io vedo qua chiaramente che tutto torna in equilibrio e ti troverai a gestire 2 tipi di realtà, 2 direzioni, perché c'è movimento, adattamento qua, trovi
trovi l'equilibrio, vedo che stai valutando cosa tenere e cosa lasciare, cioè il momento in cui la vita ti dice scegli dove investire davvero la tua energia. E poi ci sarà allineamento, decisione qua col Papa. Arriva una chiarezza, anche una persona basata su valori profondi, non sull'impulso. Può esserci un consiglio o un insegnamento o una tua presa di posizione molto lucida, cioè nel concreto qua tu sceglierai ciò che è giusto per te a lungo termine. Non ciò che è facile, ciò che è giusto a lungo termine. Questa è una scelta che ha un peso, ha una direzione, ha una struttura. E poi si compirà un passaggio importante, una decisione importante tra due strade qua. Può riguardare l'amore o il lavoro o un progetto, ma sempre qualcosa che ti coinvolge profondamente. Questo arriverà a un allineamento tra cuore, anima e verità. Tu sceglierai chi sei e cosa vuoi vivere davvero. Quindi, a un certo punto tu dovrai scegliere e sceglierai con verità e diventerai fuoco che guida. Cioè tu deciderai chi essere e prenderai il tuo posto nel mondo. Ok, volevo proprio chiarire questo. Vediamo qual è il messaggio dell'amante invisibile, la guida dell'anima. Dove ti vuole portare il tuo daimon? Mettiamo una sola carta qui. Dove ti vuole portare il tuo daimon in questo mese? A cogliere un'opportunità straordinaria con quest'asso di denari. Il tuo amante invisibile è concreto, è fertile, è profondamente incarnato nella realtà, perché questa è una promessa sacra che ti fa. Vuole portarti nella materia benedetta, a cogliere e a coltivare una grande opportunità. Questo è un inizio concreto in un lavoro o in un progetto o proprio in un'opportunità reale. Vedo che ti vuole portare ad avere stabilità e sicurezza, cioè qualcosa che può crescere nel tempo. Vuole portarti ad avere valore e radicamento, non solo idee o sogni, ma qualcosa che prende forma. Cioè il tuo daimon, l'amante mistico, ti dice: porta il tuo potere nella terra, rendilo reale. E quindi nel senso più profondo, dopo la morte, il 7 di bastoni, il re di bastoni, arriva l'asso di denari e ti dice: ora costruisci. Questo è un invito a fidarti delle opportunità che ti arrivano in questo mese, a non restare nel mentale, 8 di spade, ma a incarnare, a scegliere ciò che ha valore reale per te, a ciò che è nutriente e duraturo. Cioè il tuo amante mistico ti sta portando a unire spirito e materia, a trasformare la tua energia in abbondanza concreta, a creare qualcosa che non sia solo bello, ma vivo, fertile nel tempo. Ti dice: non sei qui solo per sognare, sei qui per creare. Quindi prendi ciò che sei diventata o diventato e rendilo realtà. Cioè tu in questo mese smetti di essere solo visione e diventi manifestazione concreta e prospera. Ok, andiamo a vedere adesso qual è l'iniziazione del mese, quale paura devi attraversare con quella mente lì. Quale paura in questo mese di aprile devi attraversare? La paura del successo, 6 di bastoni, la paura di essere vista, la paura di essere notata, la paura di essere riconosciuta, la paura anche di essere vista e giudicata, la paura del successo, del riconoscimento. Questa è proprio la paura di emergere, di essere vista, riconosciuta, di essere esposta o esposto. La paura del giudizio, ma non tanto quando fallisci del giudizio, ma quando vinci, la paura di vincere. E adesso cosa pensano gli altri visto che ho vinto? Mi spiego? Cioè la paura di reggere il successo. E se poi non sono all'altezza di questo successo? Cioè la vibrazione qua nascosta dice: è meglio restare un passo indietro così sono al sicuro. Qua tu stai per fare un grande successo, allora ascoltami bene. Alleati con le emozioni e con le ombre, stai tranquilla, non controllare gli eventi, fluisci, perché qua la carta del successo sta qua. C'è il successo, ma tu hai paura. Quindi la paura della mente cerca di controllare come dovrebbero andare le cose per avere successo. Non lo sai tu come devono andare le cose. Sono gli eventi che ti portano a farti capire come vanno le cose, come devono andare le cose. Quindi
qua c'è qualcosa anche di più profondo, cioè non è solo successo questo, è prendere il proprio posto, accettare di essere guida, accettare di essere punto di riferimento, luce visibile, smettere di nascondere il tuo fuoco per non disturbare gli altri. Cioè il 6 di bastoni ti mette davanti a questa verità. Se tu vinci, cambi ruolo. Sei pronta? Allora, hai la morte, lasci il vecchio, difendi la tua strada, diventi re di bastoni, potere, leadership, arriva l'asso di denari, nuova realtà concreta, ma se hai paura di brillare, qua rischi di fermarti proprio prima della manifestazione. Allora, in chiave sciamanica, attraversare questa iniziazione significa permetterti di essere vista senza abbassarti, accettare che il tuo successo non toglie nulla a nessuno, riconoscere che brillare è parte della tua missione. Quindi, non temere la vittoria. Devi temere solo di nasconderti. Perché? Perché il tuo fuoco non è nato per restare nell'ombra. Quindi questo passaggio è potentissimo per te, forse tra il mese più iniziatico che ti ho letto fino ad ora. Non ti trasformerai solo, ma avrai il coraggio, troverai il coraggio di mostrarti nella tua luce piena. Wow. Ok, vediamo adesso qual è il dono nascosto, qual è la ricompensa del mese, la magia e il potere che nasce dagli eventi. Quale dono puoi cogliere? Qual è la ricompensa del mese? Quale dono potrai cogliere? Mettiamo una carta di tarocchi e un oracolo. Con questo. Qual è il dono nascosto? Qual è la ricompensa del mese? Allora, il dono nascosto. Wow! Il mago! La piena manifestazione di questo. Allora, sentirti nel potere, nella capacità di realizzare qualunque cosa e non averne più vergogna. Il mago. Per volontà, grazie alla tua rabbia. Perché te lo dico? Perché il mondo superiore parla di quel fremito che senti dentro che se viene occultato dalla mente diventa rabbia. La rabbia o Ares è l'impeto guerriero, è il primo chakra che ti permette di realizzare tutti i tuoi obiettivi. Quindi il mago e il mondo superiore sono il più grande dono che potevi ricevere. Allora io ti dico una cosa, tu manifesterai esattamente ciò che vuoi con intenzione chiara. Cioè non è più la fase spero, che odio quella parola lì, che succeda. No, no, lo crei tu. Strumenti, tutti gli strumenti ce l'hai, capacità, visione. Io creo io. Io creo io. Sei in contatto con energie altissime, con la tua guida spirituale più ampia, con l'intuizione pura, riceverai ispirazioni, visioni, intuizioni che sono verità profonde e sei protetta o protetto e guidato da un livello più alto. Quindi il tuo potere non è potere personale, è allineato al divino, la tua volontà è allineata alla volontà cosmica, cioè gli spiriti ti spingono fortissimo, soprattutto uno spirito in particolare che è il tuo daimon qui. Diventi ponte tra cielo e terra. Ciò che pensi, ciò che senti e ciò che scegli prenderà forma davvero. Quindi ti sentivi bloccata inizialmente, attraversi una fine, hai difeso la tua verità, sei diventata potere, hai scelto con gli amanti, hai ricevuto l'opportunità concreta, hai affrontato la paura di brillare e adesso diventi creatrice consapevole della tua realtà. Come diceva il Buddha, Samasati, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. Non sei qualcuno che aspetta il destino, ma qualcuno che lo invoca, che lo plasma, che lo realizza. Perché? Perché il cielo ora sta parlando attraverso di te, sei canale del cielo. Mamma, cioè mi sono iniziata da sola la nostra lettura. Potentissima. Perché arriva questo? Cosa ci dicono queste?
Perché succede tutto questo? Perché ancora non è il momento adeguato. Allora, quando cercherai di controllare gli eventi, di gestire il flusso, perché non si manifesta istantaneamente la cosa? Perché non è il momento giusto. Gli eventi arrivano da soli, lasciati portare. Non è il momento giusto, lasciati portare. Non cercare di governare gli eventi con la mente, analizzando persone, analizzando circostanze e situazioni. Piuttosto chiudi gli occhi esterni e guarda dentro e alleati con le tue emozioni e segui il flusso. Ok? Fammi mettere un altro oracolo di questi. Aprile. La porta della prigione mentale, ragazze mie ragazzi, cioè, allora io so perché, cioè, paura del successo, perché è già attivo, perché arriva dall'alto una grande opportunità e hai paura di emergere. Che cosa diranno gli altri se vinco? Il risultato? Manifestazione piena. Io ti ho detto quello che accade, tu mi ci vai dentro come un treno e vinci. Vediamo un po' che cosa ti dicono le carte del drago immaginale, che ti daranno anche il rituale della buona riuscita. I custodi dell'ideale, questo è il quarto chakra. Devi aprire il cuore, devi affidarti al flusso. Guarda, ti leggo questa carta. 44. Aprire il cuore significa affidarsi agli eventi che accadono, Custodi dell'ideale. Sono detti i potenti custodi dell'ideale. Gli ideali sono metafore dell'aspirazione dell'anima all'amore. Ben diversi dagli ideali dell'anima sono le ideologie. Le ideologie sono della mente. Si deve fare così, secondo questo è un principio. No, gli ideali sono diversi dalle ideologie della mente. Le ideologie si basano sulle certezze della mente che sono in verità le nostre più grandi bugie. Tutto quello che credi di sapere è una bugia. I tuoi antenati, custodi dell'ideale, ti invitano questo mese a non sprecare le tue energie al servizio della mente, delle ideologie, ma a trasferirle al servizio degli ideali dell'anima. Gli ideali sono grandi dee che abitano nella natura. Allora in questo mese ti dice, devi nutrire il tuo ideale. Devi gettare il cuore oltre l'ostacolo e focalizzarti sull'ideale della tua anima. Qual è l'ideale della tua anima? Vai incontro a quello. Non dare credito alla mente, si dovrebbe fare così, secondo questa ideologia. No. Adesso ti do il rituale potentissimo della buona riuscita. Per nutrire gli ideali bisogna nutrire la natura e nutrirsi di bellezza. Nelle notti di luna, quando c'è la luna, potete farlo in qualsiasi momento, non luna piena, luna un quarto. L'importante è che non è luna nera, cioè che la luna si veda nel cielo. Nelle notti di luna offri cibo, acqua e incenso profumato alla terra, spargendo chicchi, semi, gocce d'acqua e incenso mentre giri su te stesso in senso orario. Ripeti queste formule psichiche durante il rituale. Che io possa essere terra, che io possa essere cielo, che io possa essere il mare, che io possa essere la montagna, che io possa crescere allargando e allungando il mio corpo fino a disperdermi nel vuoto dell'infinito. E poi dici, nutri terra le mie radici di grandi idee, nutri acqua la mia linfa di grandi emozioni, nutri fuoco i miei frutti di grandi passioni, nutri aria le mie foglie di grandi aspirazioni. E allora, fatto questo, tu nutrirai i potenti custodi dell'ideale che ti illumineranno dritta verso il successo. I potenti custodi dell'ideale
corrispondono al quarto chakra, che si trova al centro del torace. Corrisponde al plesso cardiaco, è associato alle energie dell'amore, della creatività e del maestro interiore. Gli corrisponde il colore verde e il suono YAM. YAM. Ripeti YAM 9 volte per caricare una tazza di liquido e bevila per nutrire gli avi custodi dell'ideale. Allora, fate le pratiche, la pratica dando chicchi, semi, gocce d'acqua, incenso qualche volta al mese e poi tutti i giorni quando bevi acqua calda, quando bevi dell'acqua al limone, quando bevi una tisana, no alcol, no caffè, tisana, tè, camomilla, acqua calda, acqua al limone, ogni giorno quando bevi una tazza di questo del liquido pronuncia 9 volte sulla tazza il mantra YAM, YAM, YAM e quando bevi sai che stai continuando a nutrire i custodi dell'ideale. Ragazze mie ragazzi, conto su di voi perché qua tu devi vincere, punto. Eccolo. Ok? Detto questo, adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore, sia che tu abbia una persona che non ci sia ancora nessuno. Vediamo. Tenendo fede sempre a quello che è uscito dalla lettura principale. Allora, qual è la tua energia nell'amore? Qual è la tua energia nell'amore? Che energia ha l'altra persona, il veicolo dell'altra persona? Cosa si manifesta? Qual è l'ostacolo relazionale, la possibile sfida? Qual è il consiglio? E qual è il destino prossimo? Allora, qual è l'energia in amore? La tua energia. Tu hai un'energia bellissima, il sole. Tu vuoi gioia, vuoi condividerti, non vuoi aspettative. Sei solare, sei magnetica, sei o magnetico, pulito, hai un'energia pulita, non oscura, non manipolativa, hai un'energia pulita, bellissima con il sole. Non hai aspettative se non viverti la vita e la gioia della vita quotidiana condividendo la bellezza della vita con l'altra persona. Hai un'energia pulita, bellissima. Vediamo cosa arriva dall'esterno. E qua arriva una persona stressata per portare luce e gioia. Allora, adesso ti dico, il 9 di bastoni c'è una persona che ha le mani nella testa così. Come devo fare con lei? Come devo fare? Allora, il 9 di bastoni parla di una persona stanca, però resiliente allo stesso tempo. E siccome sono specchi, no? Le altre persone sono veicoli di certune qualità che dobbiamo riconoscere al nostro interno. Qua abbiamo una persona che è stanca, sta magari sulla difensiva e si protegge, allo stesso tempo è resiliente. Perché? Perché ne ha passate tante, perché ognuno ne ha passate a modo suo. E qua è una persona stanca che come specchio già vediamo cosa ti vuole dire la relazione con l'altro che avrai, di essere resiliente nella tua vita, cioè gioia pura, il sole è anche la leggerezza, no? E anche l'ingenuità. E quindi questa carta che mi parla di una persona che sta sulla difensiva o che è resiliente, ti vuole dire l'ingenuità è stupenda, e, sì ingenua come sarebbe, non so se si può dire così, sì ingenua come un saggio, capito? Non l'ingenuità di un bambino che non ha fatto esperienza nella tua vita, ma l'ingenuità di un saggio. Quindi abbiamo a che fare con questo veicolo del 9 di bastoni come specchio dell'altra persona che ti mostra resistenza, allo stesso tempo resilienza. Ok, cosa si manifesta? Ah, ci picchia. Questa è una persona che con il Papa
E l'energia di cosa si manifesta? Si manifesta una struttura importante qua. Tendenzialmente qua c'è una persona che non è che non vuole perderti, cioè è una persona che sa, riconosce il valore di te. E quindi il Papa cosa si manifesta? Qualcosa di, che cresce nel tempo, che è stabile e duraturo, ci sono delle promesse concrete mantenute. Quindi il Papa mi parla di una relazione che ha delle fondamenta solide, può avere delle fondamenta solide. Cosa si concretizza il Papa? Maturità, maturità emotiva, maturità, si concretizza maturità, ci si comprende, ci si viene incontro, discorsi molto importanti, maturi, discorsi maturi, importanti, adultità animica. Quale può essere la possibile sfida? Allora, la torre. La torre mi parla di strutture che non sono solide, che cadono, che sembrano essere stabili ma crollano, e di vecchie identità o di modalità, modus operandi nell'amore che non sussistono più. È necessario superare questo. Può essere la rottura di circostanze o eventi, accade un evento di rottura o un evento in cui le maschere cadono o un evento in cui si prende la responsabilità, ci si prende la responsabilità delle proprie azioni. E qua c'è una persona che ha energia un po' più resiliente, un po' più stressata di te, tu hai energia più accesa. Vediamo qual è il consiglio. Il consiglio è il re di coppe, ci picchia. Il consiglio allora, qua ti stanno dicendo che attraverso la relazione tu giungerai a una certa maturità emotiva. Chi è il re di coppe? Il re di coppe è il tuo archetipo maschile interno. Che tu sia uomo o donna non importa, l'archetipo maschile interno e qualsiasi cosa accade o turbamenti dell'anima o qualcosa che crolla, il re di coppe si mantiene fermo. Non è vittima delle proprie emozioni come potrebbe esserlo un bambino. Ecco perché ti ho detto la saggezza di un anziano, l'ingenuità di un anziano e la saggezza dell'adulto, no? Quindi qua c'è una persona che ti ama profondamente davvero. Il consiglio è raggiungere anche tu una certa maturità emotiva, con la resilienza e con andare a fondo nelle cose. Vediamo il destino. Cavaliere di spade, ci sono delle... Allora, qua verrà una discussione o qualche cosa. Io credo che da parte tua c'è più voglia di leggerezza e di non impegno come lo vorrebbe l'altra persona, per alcune di voi, per alcune l'energia è ribaltata, perché qua c'è qualcuno che vuole meno impegno, ma non è negativa questa cosa, più viviamo momento per momento, non è il matto ma è il sole, quindi un'energia però meno di impegno, più energia di amicizia, è come se tu volessi più amicizia, un'amicizia particolare, l'altra persona invece vorrebbe di qualcosa di più concreto. Cosa succede? Che qualcosa crolla, o viene detta qualcosa, o tu, qua il cavaliere di spade potresti essere tu, mantieni le difese o dici una certa verità in modo pulito, in modo onesto, in modo netto, e questa persona crollano certe strutture a questa persona, il consiglio è che però ti può dare una certa emotività turbolenta all'interno, questa cosa, il consiglio è rimanere salda nelle tue emozioni. Allora, tu sei perfetto o perfetto così. Stai specchiando a questa persona la necessità di fare luce nelle sue ombre più profonde. Ora, sei luminosa, vera, vuoi un amore autentico, gioioso, senza giochi, pronta a dare, condividere. Sei proprio nella vibrazione giusta per amare davvero, tant'è che il consiglio è il re di coppe, mantieniti salda nelle tue emozioni, non esserne trascinata. Se la persona e l'altra è sulla difensiva, perché magari è ferita da esperienze passate, ha paura di lasciarsi andare completamente, è una sorta di protezione perché sente con te qualcosa di irrefrenabile, abbiamo il Papa, qualcosa di serio, un amore che lascia il segno. Quindi si stabilizzerà questo rapporto, ci saranno dei dialoghi seri, profondi, maturi e mi metto nel potenziale di qualcosa che ha valori, rispetto, mi spiego?
Qua non parliamo di flirt, parliamo di qualcosa che diventa solido. Però qualcosa deve crollare, o un'illusione, o una dinamica, o un modo di relazionarsi. Quindi ci sono delle discussioni, o tu dici qualche cosa, o l'altra persona dice qualche cosa, o delle verità improvvise, ci sono dei cambiamenti netti, perché non si può più andare avanti come prima. Perché se questa verità non viene, o qualcosa che tieni dentro tu o qualcosa che viene dentro l'altro, se non viene affrontata questa cosa può creare la rottura, però se attraversata è una liberazione. Tu devi essere centrata o centrato a livello emotivo, empatica ma non dipendente dall'altro, capace proprio di amare senza perdere te stessa, cioè ama con maturità. Senti ma non farti travolgere. E ci saranno comunicazioni improvvise, chiarezze, confronti, decisioni rapide. Allora ti dico una cosa, per alcuni di voi c'è un punto, o si va avanti davvero o si taglia, questo è il senso. Tu sei luce, l'altro è un po' ferito, potete costruire sì il Papa, però dovete passare attraverso una verità forte e tutto si decide in modo rapido e diretto, come ci dice il Cavaliere di Spade. La stessa ti sta dicendo ama senza paura, ma non temere la verità, perché solo ciò che resiste alla verità è destinato a restare. Vediamo cosa ti dicono le specifiche. La tua energia attuale con il Sole. Nell'amore. Tu hai energia bellissima, cioè tu stai nel potere, sei pronta, tu hai già, allora, tu non mercanteggi più amore, Regina di bastoni, il Sole, sei bellissima, bellissimo, magnetico, attraente, sei pronta a darti, a offrirti, la tua sensualità, il tuo erotismo è magnetico, è straordinario. Vediamo perché l'altra persona sta così, 9 di bastoni. Perché ti ama profondamente, Re di coppe di nuovo, e magari non riesce a esprimere tutto quello che sente come vorrebbe, e ti ama profondamente, c'è il Re di coppe, o ti amerà profondamente, c'è il Papa, vediamo il Papa, cosa si concretizza? Paggio di coppe, alla fine si aprirà emotivamente. Alla fine la maturità emotiva viene raggiunta grazie al fatto che si raccoglie il bambino interiore e si fa parlare a lui, come maturità, è quel bambino di cui ti ho parlato prima. Vediamo su questa torre, la sfida. Devono crollare le paure, le resistenze, gli attaccamenti legati all'amore, il diavolo. Devono crollare le paure legate all'amore. E dici, ce l'ha lui, non ce l'ho io, o ce l'ha lei. Non è così, perché se arriva nel tuo campo energetico ci sono delle paure che hai tu profonde ancora. Paure, resistenze e attaccamenti legati all'amore, quindi è necessità di controllare l'altro, necessità di analizzarlo da un punto di vista mentale, come dovrebbe essere, come si dovrebbe fare. C'è una forte spinta erotica, molto, da parte tua ci potrebbe anche essere una sorta di inconsciamente questa manipolazione con l'eros, no? Chi è che non l'ha fatto? Con l'energia erotica. Però quell'energia erotica lì ti deve servire a sciogliere paure e attaccamenti, capito? Vediamo sul Re di coppe, il consiglio col Re di coppe. 6 di denari. Allora, il giusto dare e il giusto avere. Il consiglio è mantieni, ama, dai il giusto senza perderti. Ama, apriti, dai il giusto senza perderti. Quando è che diamo troppo in tal senso? Quando abbiamo paura di non essere amati. Allora diventa un pegno, un debito, si crea un debito tra te e l'altro, un debito energetico, no? Quindi questo è il senso. Cavaliere di spade, cosa si concretizza? Bellissimo, il matto, una ripartenza c'è qua, il matto. Allora, prima ti ho detto due strade. Qua c'è un grande potenziale, o si realizza con questa persona o completamente con un'altra persona, però il potenziale, perché tu stai attraendo grande amore qua, il potenziale già c'è, cioè tu sei felice a prescindere,
cioè o con questa persona o con un'altra, grande potenziale con la stessa ma anche con una persona nuova, ben aspettati sono i nuovi incontri, e il matto mi dice si riparte da zero senza paura di dire la verità, senza paura di perdersi, e c'è questa concretizzazione. Vediamo l'altra persona, le vere intenzioni dell'altra persona nei tuoi confronti, le vere intenzioni dell'altra persona nei tuoi confronti. Qua sei tu che ti lanci, ti lanci. Allora, le intenzioni dell'altra persona nei tuoi confronti: 4 di bastoni, avere una stabilità con te, incontri, avere degli incontri con te, essere stabile, celebrare insieme, le azioni. A cosa sono conformi le azioni di questa persona nei tuoi confronti? Ecco, qua c'è un po' di semina, no? Semino e vedo che succede. 7 di denari. Non sono azioni improvvise che fa questa persona, c'è piccole azioni, una semina c'è, una semina, perché non è una cosa, non è un flirt questo, c'è una semina. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti, bellissimo, c'è il 2 di coppe, ti ama profondamente, c'è una semina, non vuole sembrare una persona che fa le cose di fretta, c'è una reale semina qua, c'è il coraggio di esprimere i propri sentimenti nei tuoi confronti, bellissimo. E vediamo quali sono i sentimenti che anima questa persona con i miei potenti oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, cosa ti dice questa persona? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Qua c'è un grande lavoro interiore. Questa persona aveva paura di te, paura del tuo splendore, della tua luce. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Se non la conosci ancora questa persona, ci può essere un po' di... non è fuga qui il 9 di bastoni, è un po' di resistenza, resilienza, trattiene le proprie emozioni perché prova tantissimo. E poi vediamo che si manifesta, no? Vediamo cos'altro questa persona ti dice. Quanto vorrei le tue gambe ora? Ti ho detto, sei eroticamente irresistibile. Irresistibile. Scateni un'energia Kundalini fortissima. E infatti dice, molto gelosia qua, ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Sa quanto sei popolare, quanto sei magnetica o magnetico, quanto attiri, quanto piaci, e questa persona non vuole sbagliare un colpo, per questo non fa cose azzardate, ma semina, semina, con costanza, con dedizione. Sì, vediamo un po' cosa ti dicono queste nell'amore. Vedi, amore incompreso, ci possono essere delle incomprensioni o delle situazioni da chiarire qua. Vabbè, stanno dicendo un po' quello che abbiamo già detto. Amore palpitante, questa persona non vede l'ora di aprirti il suo cuore. È geloso, te l'ho appena detto, ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Qua sei tu a giocartela, nel senso, sei tu che hai il potere qua. Inizialmente c'è incomprensione perché magari tu non capisci l'altra persona che trattiene i propri sentimenti, no? Non è mancanza di interesse, anzi è l'opposto esatto alla potenza, è troppo l'interesse. Infatti, paura che mi lasciassi, no? Sente queste cose perché sei talmente tanto, o così apparirai agli occhi di questa persona, che sei irresistibile. E qua c'è amore palpitante, la dichiarazione, e anche amore geloso, è molto gelosa di te. E vabbè, gelosa di te, ce ne faremo una ragione, insomma. Cioè, sei così bella, bello, splendente, va bene. Vediamo cosa ti dicono queste carte nell'amore. Nell'amore per te.
La porta del cielo mi parla di un grande passo in avanti che si farà nella relazione, però bisogna attraversare una prova, è questa della torre. Ci sono vecchi modi di approcciarsi alla relazione qua che devono essere legati alla manipolazione, al gestire l'energia erotica, le paure e gli attaccamenti legati all'amore, però c'è un grande potenziale in questa relazione con la porta del cielo, ma bisogna superare l'angelo armato qui, no? E la torre di cui abbiamo parlato prima. Cioè, guarda che c'è qua sotto, la porta del paradiso. La porta del cielo e paradiso. Superato questo ostacolo, c'è la potenzialità per realizzare un sogno d'amore straordinario, ragazze e ragazzi. Sì, tu sei proprio pronta, pronto. Vediamo come ti vede questa persona, visto che sei irresistibile. Vediamo le carte dei chakra, andiamo a vedere quale chakra quindi è tendenzialmente ostruito ma si va a sbloccare se ci si lavora bene. Ti vede come il puro potere spirituale, il settimo chakra, la purezza dei sentimenti, la purezza della libertà, ti vede un essere libero, che non è manipolabile, che non è afferrabile, che non è... non sei gestibile, non sei afferrabile. Perché? Perché custodisci la tua verità interiore e vai per quella. Ed è come se portassi a questa persona questo... Questa è la grande energia erotica, il settimo chakra, il puro potere spirituale, che è un nuovo inizio, il nuovo inizio di stare con una persona di un grande spessore che sei tu. Bellissimo. E con questo penso di aver concluso questa lettura. Ragazzi e miei ragazzi, mi raccomando, praticate, praticate e portate avanti il vostro splendore, non abbiate mai paura di splendere perché quello è il vostro posto. Detto questo io concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!